que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres. Hi friends, Gianni Bravo is back. Gianni Bravo è tornato. Continuiamo il nostro viaggio all'interno di Eurovision 2024 con la Spagna, e quindi abbiamo quest'artista Zorra con questo brano, chiaramente sottotitolo come sempre per tutti gli amici del canale, e chiaramente vi ringrazio chiaramente per il supporto. E andiamo ad ascoltare il brano che si è qualificato per questa Eurovision 2024. La Spagna è nazione a me molto cara, quindi con una tradizione artistica straordinaria, quindi anche nelle passate edizioni ho avuto modo di ascoltarla, a volte condividendo, a volte meno quelle che sono state le scelte, ma sappiamo Eurovision è una manifestazione ormai, diciamo, popolarissima, quindi le tante nature di questa manifestazione, di questi artisti che vengono chiaramente da tante parti dell'Europa, raccontano quando riescono. E quindi in questo caso andiamo ad ascoltare questo brano che si è qualificato per questa Eurovision della Spagna, quindi la ascoltiamo e poi facciamo come sempre i nostri piccoli commenti. Andiamo ad ascoltare il brano. Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, entiendo que te desespere, pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Prima annotazione, intanto sono contento che il brano venga cantato in spagnolo e quindi perlomeno abbiamo il piacere di ascoltare la lingua madre. Sul brano poi faremo i commenti strada facendo. Salgo sola, soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque no esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto tenía se fue empoderando y ahora es una zorra de posta, a la que ya no le va mal, a la que todo le da igual, la vida
Andrés y a tocar, soy una torre de postal. Yo soy una mujer real, y si me pongo visceral, de zorra pasaré a chacal, te habrás metido en un zarzal, soy una zorra de postal. Gli anni 80 e questa dance che ha tanti rimandi è ormai una ritmica e, diciamo atmosfere dance anni 80 che ormai sono diventate in quest'ultimo periodo dominanti sulla sfera anche internazionale, quindi le ho più o meno ascoltate nelle tante interpretazioni, e questa in spagnolo e in questo brano è una ulteriore variante. Poi farò le mie considerazioni fra un poco. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal. Allora, vabbè, intanto a tutti gli amici in Spagna mando un saluto e un abbraccio, perché il mio amore verso la Spagna è incondizionato. Sul brano, diciamo, che cosa vogliamo dire? Allora, cercando di essere sinceramente obiettivo, io sono un appassionato di musica e ne parlo sempre con il cuore, e quindi faccio una premessa. L'artista ha carisma, personalità, sulle intonazioni, adesso probabilmente anche l'audio non aiuta, ma non mi interessa, non è fondamentale. Il brano certamente è accattivante, è, diciamo, un genere che in questo momento spopola a livello mondiale. L'ho sentito da artisti americani, inglesi, italiani, spagnoli in questo momento, quindi dopo una fase di reggaeton adesso siamo in un momento in cui questa dance, quindi che è stata rilanciata anche da grandi DJ con questi arrangiamenti che rimandano chiaramente agli anni 80. Questo è un brano come tanti brani su questo genere che chiaramente ci rimandano a pezzi più o meno conosciuti, e quindi con dei momenti che possono ricordarci altre cose, ma questo è inevitabile in un genere che chiaramente si rifà a momenti storici che tutti abbiamo nella testa, nelle orecchie, e quindi può essere anche semplice dire ma questo mi ricorda più o meno, come tanti brani da artiste italiane, americane, piuttosto che sudamericane, che in questo momento spopolano con questo genere. Il brano certamente è accattivante, quindi è assolutamente contemporaneo. Probabilmente ascolteremo brani su questa falsariga, credo anche in questa Eurovision, adesso non lo so, ho appena iniziato a commentarlo, quindi probabilmente ci saranno vari artisti che probabilmente presenteranno brani simili. Il brano è molto orecchiabile, simpatico, con questa ritmica chiaramente che ci rimanda a momenti storici che conosciamo benissimo, anche come sonorità, come arrangiamento. L'artista assolutamente carismatica come figura, vocalmente niente di trascendentale, ma non è questo il brano che ha bisogno di grandissima vocalità, e quindi certamente avrà un riscontro e sicuramente sarà un brano che troverà il consenso di un largo pubblico. Parlarne da un punto di vista prettamente musicale secondo me è abbastanza
diciamo inutile, nel senso che il brano è accattivante, è orecchiabile, ci rimanda certamente a qualche cosa che conosciamo. Io sull'artista, presenza certamente importante sul palco, grande carisma, vocalmente alcune cose forse da mettere a punto, ma che la Spagna farà la sua figura, certamente la farà. Analizzarle il brano da un punto di vista nettamente musicale o artistico, secondo me è relativo. Diciamo che è un'operazione che certamente divertirà il pubblico e troverà certamente un consenso da parte di chi ascolterà il brano, e certamente sarà uno di quei brani che probabilmente diventeranno anche tormentone, come quelli che ho ascoltato anche da artisti, se vogliamo, italiani. Anche in quest'ultimo Sanremo abbiamo visto Annalisa, abbiamo visto altri artisti che più o meno presentano brani che hanno questi rimandi. La stessa Mango italiana, anche se con un brano diciamo con una ritmica leggermente diversa, comunque sempre che strizza l'occhio a questi momenti storici. Quindi la Spagna si presenta anche lei in questo ormai mondo, chiamiamolo dance anni 80, e la cosa può essere assolutamente, da un punto di vista discografico, sicuramente funzionale. E quindi analizzarla invece da un punto di vista prettamente artistico, secondo me è relativo. Oggi quello che funziona, quello che è mainstream, è in questo momento questo genere. Quindi la Spagna probabilmente ha premiato questo genere, e così come è stata premiata, anche se vogliamo, all'ultimo Sanremo in Italia. Quindi abbiamo poco da discutere, staremo a vedere quello che accadrà. Io faccio un saluto e un bocca al lupo chiaramente alla Spagna, e voglio concludere con un saluto, e come concludo sempre: enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao!